La Siberia all'inizio dell'estate è un luogo che sembra immobile. La taiga si estende per chilometri senza confini evidenti, un mare di alberi che non cambia mai davvero. La mattina del 30 giugno 1908 non prometteva nulla di diverso dalle altre. L'aria era limpida, il cielo chiaro, gli animali si muovevano come sempre. Poi qualcosa accadde. Non ci fu un avvertimento, nessun rumore lontano, nessun segnale nel cielo, solo una luce improvvisa, così intensa da sembrare innaturale. Alcuni testimoni diranno che il sole sembrò sdoppiarsi, altri che una seconda alba esplose sopra le loro teste. Per un istante il giorno diventò accecante. Subito dopo arrivò il calore. Un'onda invisibile attraversò l'aria e colpì la terra con la forza di qualcosa che non aveva nome. Gli uomini furono scaraventati a terra, le renne fuggirono in preda al panico. Le finestre tremarono anche a centinaia di chilometri di distanza. Il cielo, che un attimo prima era quieto, sembrò rompersi. Poi il suono, non un tuono, no davvero. Un boato profondo, continuo, come se l'aria stessa stesse cedendo. Alcuni lo descrissero come un colpo di cannone, altri come una serie di esplosioni ravvicinate, ma nessuna parola riusciva a contenerlo. Era troppo grande, troppo vicino, troppo reale. E subito dopo il vento. Un vento che non portava frescura, ma distruzione. Alberi sradicati come steli d'erba, capanni abbattuti, il suolo che sembrava vibrare sotto i piedi. In pochi secondi, una porzione enorme di foresta fu piegata, spezzata, annientata. E poi il silenzio. Un silenzio innaturale, carico di qualcosa che non si riusciva a definire. Chi era sopravvissuto si rialzò lentamente guardandosi intorno, cercando nel cielo una risposta, ma il cielo era vuoto. Nessun oggetto, nessuna scia, nessuna spiegazione. Non c'erano fiamme, non c'era un cratere, non c'era un punto preciso da indicare e dire «È successo qui». C'era solo una domanda che nessuno in quel momento sapeva nemmeno come formulare. Che tipo di evento può distruggere un'intera foresta senza lasciare quasi nessuna traccia di sé? Per capire Tunguska bisogna prima capire dove si trova e soprattutto quanto sia lontana da tutto. All'inizio del Novecento quella regione della Siberia centrale non era solo remota, era quasi invisibile. Non c'erano strade vere, né città vicine, né una presenza costante dello Stato. La taiga dominava il paesaggio con una continuità opprimente. Alberi, paludi, fiumi lenti, chilometri e chilometri in cui l'uomo era solo un ospite occasionale. I villaggi erano pochi e isolati. Comunità che vivevano seguendo il ritmo delle stagioni, della caccia, delle renne. La comunicazione con il resto del mondo era lenta, frammentaria. Le notizie viaggiavano a piedi, a cavallo o semplicemente non viaggiavano affatto. In questo contesto, un evento come quello del 30 giugno 1908 non poteva essere immediatamente compreso né raccontato con precisione. Mancavano gli strumenti, mancavano le parole, mancava persino la certezza che ciò che era stato visto fosse reale. Quando il cielo esplose, non c'era nessuno pronto a misurare, catalogare, registrare. C'erano solo testimoni che cercavano di dare un senso a ciò che li aveva travolti. Per le popolazioni locali, quella terra non era mai stata neutra. La foresta aveva una presenza, quasi una volontà. I fenomeni naturali non erano eventi isolati, ma segni, messaggi, qualcosa che andava interpretato più che spiegato. Quando la luce attraversò il cielo e il vento abbatté gli alberi, molti pensarono che la taiga stessa avesse reagito, che qualcosa fosse stato disturbato. Questa distanza geografica, culturale, mentale è fondamentale, perché significa che Tunguska
non entra subito nella storia ufficiale, rimane sospesa, raccontata a bassa voce, deformata dal tempo, custodita più nella memoria orale che nei documenti. E mentre la foresta lentamente ricresceva, ciò che era accaduto cominciava già a scivolare in una zona grigia, troppo grande per essere ignorato, troppo lontano per essere compreso. Quando mesi dopo qualcuno iniziò a raccogliere le testimonianze, emerse subito un problema. Nessuno raccontava la stessa storia. Tutti avevano visto qualcosa. Tutti erano certi che fosse reale. Eppure ogni racconto sembrava spostare l'evento di qualche grado, come se il fenomeno avesse assunto una forma diversa a seconda di chi lo osservava. Alcuni contadini dissero di aver visto una palla di fuoco attraversare il cielo da sud a nord. Altri giurarono che provenisse da est. C'era chi parlava di una colonna luminosa, chi di una scia azzurrastra, chi di una luce bianca così intensa da bruciare gli occhi anche a distanza. In certi racconti il cielo si apriva in due, in altri sembrava semplicemente accendersi. Il suono arrivava sempre dopo, ma anche qui le parole cambiavano. C'era chi lo descriveva come un tuono interminabile, chi come una serie di colpi secchi, ravvicinati. Alcuni parlarono di un fragore simile a un'esplosione militare, pur non avendo mai visto una vera esplosione in vita loro. Altri dissero che il rumore non proveniva dall'alto, ma tutto intorno, come se l'aria vibrasse da ogni direzione. Poi c'erano le conseguenze fisiche. Un uomo raccontò di essere stato scaraventato a terra, come colpito da una mano invisibile. Un altro disse che il calore era così forte da sembrare un incendio improvviso, anche se nessuna fiamma era visibile. Le renne, animali abituati ai rumori della taiga, fuggirono terrorizzate, disperdendosi per giorni. Alcuni capanni furono danneggiati, le finestre tremarono a distanze che sembravano impossibili. Eppure, quando si chiedeva dove fosse accaduto esattamente, le risposte diventavano vaghe. Non c'era un punto preciso, non c'era un luogo che tutti indicassero allo stesso modo. Questa incoerenza non significava che stessero mentendo, al contrario, era il segno di qualcosa di più disturbante. L'evento non si era lasciato osservare da una sola prospettiva. Era stato troppo grande, troppo improvviso, troppo fuori scala per essere afferrato come un singolo oggetto nel cielo. Col tempo, alcune testimonianze iniziarono a cambiare. I ricordi si adattarono ai racconti degli altri. Le parole si contaminarono. Ciò che era stato visto una volta sola cominciò a essere ricordato come se fosse successo più volte. Quando finalmente la scienza avrebbe cercato di mettere ordine, si sarebbe trovata davanti a questo problema fondamentale. Un evento reale, con effetti reali, raccontato solo attraverso memorie che non combaciavano. E forse, già in quel momento, una parte della verità aveva iniziato a sfuggire per sempre. Quando anni dopo qualcuno riuscì finalmente ad avvicinarsi all'area dell'evento, la prima sensazione fu di smarrimento. Ci si aspettava di trovare un segno chiaro, un punto, un centro, un cratere magari, qualcosa che dicesse senza ambiguità «è successo qui». Ma Tunguska non offriva nulla di tutto questo. La foresta appariva devastata, sì, ma in un modo difficile da interpretare. Milioni di alberi erano stati abbattuti come fiammiferi, disposti a raggiera su un'area enorme. Tronchi spezzati, sradicati, piegati tutti nella stessa direzione, come se un colpo immenso fosse arrivato dall'alto e avesse spazzato via ogni cosa. Eppure, avvicinandosi al centro di questa distruzione, accadeva qualcosa di strano. Gli alberi non diminuivano di dimensione man mano che ci si avvicinava a un punto preciso, come accadrebbe dopo un'esplosione convenzionale. Al contrario, al centro, molti tronchi erano ancora in piedi, privati dei rami, scortecciati, come pali nudi piantati nel terreno, bruciati dal calore, ma non abbattuti.
Era come se la forza che aveva colpito la foresta avesse avuto una geometria innaturale, abbastanza potente da radere al suolo tutto intorno, ma non nel modo in cui la mente umana è abituata a immaginare una detonazione. Non c'era un cratere, non c'erano frammenti evidenti, non c'erano tracce di un impatto diretto. E questo era il primo grande problema. Perché qualsiasi esplosione conosciuta, naturale o artificiale, lascia un segno chiaro nel punto in cui avviene. Scava, deforma il suolo, deposita materiale. A Tunguska invece il terreno sembrava quasi intatto, come se l'evento fosse avvenuto sopra la terra, senza mai toccarla davvero. Anche gli effetti a distanza contribuivano al senso di anomalia. Onde d'urto avevano fatto tremare finestre fino a centinaia di chilometri. Strumenti di misurazione lontanissimi avevano registrato perturbazioni improvvise. Eppure sul posto mancava ciò che ci si sarebbe aspettati come prova definitiva. Quello che emergeva non era l'immagine di un'esplosione, ma di qualcosa di più sfuggente. Un rilascio di energia enorme, sì, ma distribuito in modo insolito. Come se la violenza dell'evento fosse stata sospesa nell'aria, scaricata sulla foresta senza mai concentrarsi in un singolo punto. A questo punto la domanda non era più che cosa è esploso, ma qualcosa di molto più inquietante. Che tipo di fenomeno può devastare un territorio immenso senza mai toccare davvero il suolo? Dopo il 30 giugno 1908 non accadde nulla, almeno nulla di visibile. Non ci fu una spedizione immediata, nessuna squadra di scienziati pronti a partire, nessun intervento ufficiale. L'evento, pur devastante, rimase confinato in una regione così remota da sembrare irreale anche per chi ne aveva sentito parlare. Le ragioni erano molte e tutte terribilmente umane. La distanza, prima di tutto. Raggiungere l'area di Tunguska significava affrontare settimane di viaggio attraverso foreste, paludi e fiumi, senza strade, senza mappe affidabili, senza la certezza di trovare qualcosa che giustificasse lo sforzo. In un'epoca in cui la scienza si muoveva ancora lentamente, un luogo del genere non era una priorità. Poi c'era il contesto storico. La Russia d'inizio Novecento era attraversata da tensioni politiche, cambiamenti sociali, conflitti imminenti. Un'esplosione lontana, in una regione quasi disabitata, non sembrava urgente quanto le crisi che si stavano consumando nei centri del potere. Il mondo aveva altre preoccupazioni. Così, mentre gli anni passavano, Tunguska rimaneva dov'era, immersa nel silenzio della taiga. Gli alberi abbattuti cominciavano lentamente a decomporsi. La vegetazione cercava di riprendersi lo spazio perduto. Le tracce più evidenti dell'evento iniziavano già a sbiadire. Nel frattempo le testimonianze si trasformavano, raccontate e ricontate perdendo precisione, guadagnando interpretazioni. Senza dati concreti a cui ancorarsi, la memoria faceva quello che fa sempre, cercava di colmare i vuoti. Quando finalmente qualcuno decise che valeva la pena andare a vedere, era passato troppo tempo. Non giorni, non mesi, ma anni. E questo ritardo non fu un semplice inconveniente logistico. Fu una ferita permanente nella comprensione dell'evento, perché ogni giorno che passava rendeva Tunguska meno leggibile, più ambigua, più difficile da afferrare. La foresta aveva avuto tutto il tempo di iniziare a cancellare ciò che era successo, e quando la scienza sarebbe arrivata, avrebbe trovato un luogo che non stava più aspettando nessuno. Quando la prima vera spedizione scientifica raggiunse finalmente la regione di Tunguska, il disastro era già diventato un'ombra lunga. Erano passati quasi 20 anni, troppo tempo perché l'evento fosse ancora fresco, troppo poco perché fosse stato dimenticato del tutto. A guidare la spedizione c'era una convinzione semplice: qualunque cosa fosse accaduta, doveva aver lasciato una traccia riconoscibile. Il viaggio fu lento, faticoso, quasi ostile. La taiga non facilitava l'accesso e sembrava opporsi fisicamente all'idea di essere studiata.
Quando finalmente gli scienziati arrivarono nell'area indicata dai racconti locali, ciò che videro non assomigliava a nulla di familiare. La foresta appariva come congelata in un momento di violenza improvvisa. Alberi abbattuti tutti nella stessa direzione, su un'area vastissima. Non era il caos di una tempesta, non era il disordine di un incendio, era uno schema. Un disegno involontario tracciato da una forza che aveva colpito dall'alto. Gli scienziati cominciarono a misurare, catalogare, disegnare mappe. Più lavoravano, più emergeva un problema. Non riuscivano a individuare un punto centrale chiaro. Non c'era un epicentro evidente, nessuna depressione del terreno, nessun accumulo di detriti che suggerisse un impatto diretto. Al centro dell'area devastata gli alberi ancora in piedi attiravano l'attenzione più di quelli abbattuti. Erano privi di rami, bruciati, spogli, come se il calore li avesse attraversati senza spingerli a cadere. Un dettaglio che non trovava una spiegazione immediata, ma che sarebbe diventato cruciale. La spedizione cercò frammenti, qualsiasi cosa, metallo, pietra, residui estranei al suolo, ma il terreno restituiva poco o nulla, nessun grande reperto, nessuna prova definitiva, solo indizi vaghi, difficili da interpretare. A questo punto, una certezza iniziava a farsi strada. Qualunque fosse stata la causa dell'evento, non si era comportata come un oggetto solido che colpisce la Terra. La scienza, abituata a ricostruire eventi attraverso segni tangibili, si trovava davanti a qualcosa di sfuggente, un fenomeno che aveva lasciato effetti enormi, ma poche tracce dirette. Come se l'evento fosse stato più un passaggio che un impatto. Quando la spedizione terminò, tornò indietro con molte misurazioni, molte osservazioni e poche risposte. Tunguska non era più solo un mistero raccontato dai testimoni. Era diventato un problema scientifico vero e proprio per questo ancora più inquietante. Di fronte a un evento di quella portata, la mente umana cerca istintivamente una spiegazione che riporti l'ordine. Nel caso di Tunguska, quella spiegazione aveva un nome semplice, quasi ovvio: un meteorite. L'idea era rassicurante. Oggetti provenienti dallo spazio colpiscono la Terra da sempre. Crateri, frammenti, impatti. La storia geologica del pianeta ne è piena. Immaginare che Tunguska fosse il risultato di una roccia cosmica permetteva di inserire l'evento in una categoria già conosciuta. Secondo questa ipotesi, un corpo celeste sarebbe entrato nell'atmosfera a velocità enorme, riscaldandosi fino a esplodere prima di toccare il suolo. Un'esplosione in aria. Un rilascio improvviso di energia capace di abbattere la foresta sottostante senza lasciare un cratere evidente. Per molti aspetti la spiegazione funzionava. La disposizione radiale degli alberi, l'assenza di un punto d'impatto, l'enorme quantità di energia liberata in pochi secondi. Tutto sembrava combaciare, almeno in parte. Ma più si analizzava l'ipotesi, più emergevano delle crepe. Un meteorite, anche esplodendo in aria, tende a lasciare qualche traccia fisica. Frammenti metallici, residui chimici, anomalie nel suolo. A Tunguska invece queste prove erano scarse, quasi elusive. Nulla che potesse essere indicato senza esitazione come resto di un oggetto spaziale. C'era poi la questione dell'altitudine. Per produrre effetti così devastanti, l'esplosione sarebbe dovuta avvenire a una quota precisa, in una finestra relativamente stretta. Troppo in alto e l'energia si sarebbe dispersa, troppo in basso e il suolo avrebbe mostrato segni evidenti. Tunguska sembrava collocarsi esattamente in quel punto intermedio. Una coincidenza possibile, ma non del tutto soddisfacente. Anche le testimonianze ponevano problemi. Alcuni racconti parlavano di cambiamenti improvvisi di direzione, altri descrivevano una luminosità persistente, non compatibile con il passaggio rapido di un oggetto solido. Dettagli minori, forse, ma sufficienti a impedire una chiusura netta del caso. Così l'ipotesi del meteorite
rimase lì, solida, ragionevole, ma incompleta. Non una risposta definitiva, bensì la migliore spiegazione disponibile in attesa di qualcosa che riuscisse a spiegare tutto, senza lasciare residui di dubbio. E a Tunguska, come stava diventando sempre più chiaro, il dubbio era parte integrante della storia. Quando una spiegazione non riesce a contenere tutti i dettagli, la mente non si ferma. Nel caso di Tunguska, l'ipotesi del meteorite, pur solida, lasciava troppi margini aperti, e così nel corso degli anni iniziarono a emergere altre possibilità. Non come certezze, ma come tentativi. Strade laterali imboccate per capire se, altrove, ci fosse una risposta più completa. Una delle prime alternative prese in considerazione fu quella di una cometa. Diversa da un meteorite roccioso, più fragile, composta in gran parte da ghiaccio e polveri. Un corpo del genere entrando nell'atmosfera avrebbe potuto vaporizzarsi quasi del tutto, lasciando pochissimi resti materiali. Questo avrebbe spiegato l'assenza di frammenti evidenti sul terreno. L'idea aveva una sua eleganza, spiegava la distruzione senza impatto, spiegava la mancanza di un cratere, spiegava persino alcune anomalie chimiche rilevate in modo discontinuo, ma anche qui non tutto combaciava. Una cometa, per quanto fragile, avrebbe dovuto comunque lasciare tracce più coerenti e diffuse, e soprattutto non chiariva del tutto la geometria dell'evento, quella strana distribuzione della forza che sembrava colpire dall'alto senza un centro netto. Un'altra ipotesi chiamava in causa fenomeni atmosferici estremi, scariche elettriche su scala gigantesca, esplosioni di gas naturale fuoriuscito dal sottosuolo, eventi rarissimi, ma teoricamente possibili. In questo scenario Tunguska non sarebbe stato un oggetto arrivato dallo spazio, ma qualcosa nato dalla Terra stessa. Queste idee avevano il merito di riportare il mistero a casa, ma avevano anche un limite evidente. Nessun fenomeno atmosferico conosciuto documentato altrove aveva mai prodotto effetti comparabili su un'area così vasta e soprattutto mancava un precedente chiaro. Tunguska restava un caso isolato. Col tempo comparvero ipotesi ancora più speculative. Alcune suggerivano eventi fisici di confine, poco compresi all'epoca e ancora oggi oggetto di studio. Altre si spingevano oltre, cercando spiegazioni che andavano ben al di là delle evidenze disponibili. Il valore di queste ipotesi non sta tanto nella loro veridicità quanto in ciò che rivelano: la difficoltà di accettare una risposta incompleta. Tunguska costringeva chi la studiava a confrontarsi con i limiti del sapere. Ogni nuova teoria sembrava risolvere un problema, solo per crearne un altro. Nessuna spiegazione riusciva a tenere insieme tutti i pezzi senza forzature. O si perdeva la coerenza fisica, o si sacrificavano le testimonianze, o si ignoravano dettagli scomodi. Alla fine ciò che rimaneva non era una soluzione alternativa definitiva, ma un panorama frammentato di possibilità. Un mosaico incompleto, in cui ogni tessera raccontava qualcosa, ma nessuna era sufficiente da sola. E forse proprio in questo Tunguska mostrava il suo volto più autentico, non come un enigma da risolvere a ogni costo, ma come un evento che resiste alla semplificazione. Un punto cieco nella nostra capacità di spiegare il mondo. Mentre la taiga cercava lentamente di riassorbire la ferita, qualcosa di inatteso stava accadendo molto più lontano. A migliaia di chilometri da Tunguska, persone che non avevano mai sentito parlare di quella regione iniziarono a notare che il cielo non era più lo stesso. Nelle notti successive al 30 giugno 1908, in diverse parti d'Europa il buio sembrava attenuarsi. A Londra, a Berlino, a San Pietroburgo la notte assumeva una tonalità lattiginosa, irreale. Era possibile leggere un giornale all'aperto a mezzanotte senza alcuna fonte di luce artificiale. I tramonti si prolungavano oltre il normale, l'alba sembrava arrivare troppo presto.
I giornali dell'epoca parlarono di notti luminose, fenomeni curiosi, suggestivi, ma difficili da collegare a qualcosa di concreto. Nessuno in quel momento pensò immediatamente a una foresta distrutta in Siberia. Eppure col tempo i collegamenti emersero. Le osservazioni atmosferiche mostrarono anomalie, polveri sospesi ad alta quota, alterazioni temporanee nella diffusione della luce solare, come se qualcosa avesse immesso nell'atmosfera una quantità enorme di particelle, sufficienti a modificare il modo in cui il pianeta rifletteva e assorbiva la luce. Non si trattava di un effetto locale, era globale. Questo dettaglio cambiava la percezione di Tunguska in modo radicale. L'evento non era stato solo potente, era stato abbastanza potente da lasciare un'impronta sull'intero sistema terrestre. Un singolo istante in un luogo sperduto, capace di alterare il cielo sopra città lontanissime. E qui emergeva una nuova, sottile inquietudine. Se un evento senza cratere, senza resti evidenti, senza un punto preciso da indicare poteva produrre conseguenze così estese, allora quanto siamo davvero in grado di percepire ciò che accade intorno a noi? Quante altre volte il mondo cambia leggermente senza che ce ne accorgiamo subito? Tunguska non aveva solo abbattuto alberi, aveva modificato, anche se per poco, il modo in cui la Terra si mostrava ai suoi abitanti. E questo rendeva il mistero ancora più difficile da confinare in un luogo, in una data, in una spiegazione unica. Col passare degli anni Tunguska smise di essere soltanto un caso di studio storico. Diventò qualcos'altro. Un riferimento silenzioso, quasi un promemoria che tornava a galla ogni volta che l'umanità si interrogava sulla propria sicurezza. Perché Tunguska non è spaventosa per quello che sappiamo, è spaventosa per quello che non possiamo controllare. Oggi conosciamo meglio lo spazio, tracciamo asteroidi, calcoliamo orbite, stimiamo probabilità. Abbiamo strumenti che nel 1908 non esistevano nemmeno come idea. Eppure, nonostante tutto questo, Tunguska rimane un evento scomodo. Un esempio concreto del fatto che non serve un impatto diretto, non serve una collisione visibile perché qualcosa di enorme accada. Basta il posto giusto, l'altezza giusta e il momento giusto. Se un evento simile si verificasse sopra una grande città, le conseguenze sarebbero incalcolabili. Non per forza per il numero di vittime, ma per il crollo immediato di quella sensazione di controllo su cui si regge il mondo moderno. La tecnologia in questo scenario non sarebbe una soluzione, sarebbe semplicemente spettatrice. Ed è qui che Tunguska diventa moderna. Non come una minaccia imminente, ma come possibilità reale. Un evento raro, sì, ma non impossibile. Un promemoria del fatto che il pianeta non è uno spazio completamente addomesticato, che esistono forze che non si annunciano, non negoziano, non chiedono il permesso. Tunguska ci mette davanti a una verità difficile da accettare. La sicurezza assoluta è un'illusione necessaria. Serve per vivere, per costruire, per progettare, ma non è una garanzia. E forse è per questo che, più di un secolo dopo, continuiamo a tornare con il pensiero a quella mattina in Siberia. Non perché vogliamo una risposta definitiva, ma perché sentiamo che in quell'evento c'è qualcosa che ci riguarda ancora. Qualcosa che parla del nostro rapporto con l'ignoto e del modo in cui reagiamo quando ci rendiamo conto di non avere l'ultima parola. A più di 100 anni di distanza, Tunguska non è più solo un luogo sulla mappa, è diventata una parola che indica un limite, il punto in cui la spiegazione arriva e poi si ferma. La teoria più accettata oggi esiste. È ragionevole, è coerente con gran parte dei dati, permette di archiviare l'evento in una categoria comprensibile e, probabilmente in termini scientifici, è sufficiente. Tunguska in questo senso non è più un mistero assoluto. Eppure qualcosa rimane. Rimane l'assenza di un segno definitivo. Rimane il fatto che la foresta sia stata distrutta senza essere colpita.
Rimane la sensazione che l'evento sia avvenuto appena fuori dal nostro campo visivo, come se avessimo guardato nella direzione giusta un secondo troppo tardi. Forse è questo che rende Tunguska diversa da altri disastri naturali. Non ci mostra una forza che irrompe e si impone con violenza evidente, ci mostra piuttosto una potenza che passa, lascia conseguenze enormi e poi scompare, senza un volto, senza un oggetto da indicare, senza una cicatrice chiara nel terreno. La taiga, nel frattempo, ha continuato a crescere. Gli alberi abbattuti sono stati sostituiti. La vita ha ricoperto le ferite, come fa sempre. Oggi, camminando in quelle zone, è difficile immaginare che il cielo, una volta, si sia aperto sopra di esse. Ma il fatto che la foresta abbia dimenticato non significa che dovremmo farlo anche noi. Tunguska ci ricorda che il mondo non è costruito solo su ciò che comprendiamo, che esistono eventi che sfiorano la nostra realtà senza adattarsi del tutto alle nostre categorie e che a volte la domanda più onesta non è che cosa è successo, ma quanto siamo disposti ad accettare di non sapere. Forse il vero lascito di Tunguska non è una risposta mancata, è la consapevolezza che anche in un universo sempre più spiegato restano ancora spazi di silenzio e che quel silenzio, se ascoltato, ha ancora qualcosa da dirci.